Ciao a tutti, eccomi qua in un nuovo video con il cappuccino e benvenuti nella mia cucina. Oggi continuiamo con la home tour e è la volta della cucina, quindi faremo un giro della cucina, vi farò vedere com'è, ma vi ricordo che la cucina era già nell'appartamento quando siamo venuti la prima volta per fare una visita, era già all'interno la cucina, quindi non l'ho scelta io, e l'abbiamo comprata così, ce la siamo tenuta e adesso vi farò vedere, prendo la camera e vi faccio vedere la cucina, ma prima vi metto le fotografie di com'era il primo giorno che l'abbiamo vista. L'altra volta vi ho fatto vedere il living, come vi avevo detto è un open space, così, questo già ve l'ho fatto vedere, e poi c'è questo qui che vedremo insieme. Allora, iniziamo allora, vi ho lasciato l'altra volta qui, poi c'è questo muro dove c'è il citofono, il videocitofono, l'interruttore della luce, e poi là c'è come un piccolo corridoietto che porta alle varie camere, e poi si passa alla cucina. Ma siccome appunto c'era questo spazietto, cosa ho fatto? Questo è uno spazietto che appunto da così. Ecco, cosa ho fatto? Ho voluto mettere un mobiletto molto semplice. Questo è un quadro, un mobile, quindi con, eccolo qui, mi avvicino così vi faccio vedere, mobiletto molto semplice, con questo portabiscotti che io adoro perché è veramente favoloso, vedete com'è gustoso già a vederlo, è tutta una delizia e mi piacciono tantissimo anche i colori, questi biscotti messi lì in ceramica. Poi c'è una delle mie orchidee, questa qui è bellissima, con questo bellissimo colore fucsia, il vaso l'ho messo anche fucsia, e poi sotto ci ho messo queste due ceste, un celestino verde acqua, sono molto chiare le ceste. E poi là si va nelle varie stanze. Questa è la camera da letto, per esempio, questa qui è la stanza che vi ho fatto vedere l'altra volta, e qua ho messo questa decorazione, perché la mia cucina non è rosa, però i dettagli rosa io li adoro. Vabbè, questo è il riscaldamento, per accendere il riscaldamento, questi qui con questo bei pancakes, sweet bakery, le piante, ecco qua. Allora, la mia cucina, i mobili sono bianchi, un bianco, non è luminosa, è opaca, ecco qui ci ho messo una bilancetta, poi qui c'ho delle farfalle gustosissime, la pasta a farfalle tricolore, il mobile, quindi qui c'è un cassetto dove lo uso, dentro ci metto soprattutto gli strofinacci, strofinacci, e sotto invece ho tutte le tovaglie, e ne ho tantissime, mia madre me ne ha date veramente tante. Sotto a terra abbiamo sempre lo stesso pavimento. E poi guardate un po' che cosa sono riuscita a trovare. Come potete vedere, quindi ci sono due colori, la mia cucina è fatta di due colori, questo
e bianca. E vedete che cosa sono riuscita a trovare? Ho trovato esattamente lo stesso tappeto, gli stessi colori. Sono stata veramente fortunatissima a trovare questo tappeto. Riprende gli stessi colori della cucina. Poi il forno, la cucina con 4 fuochi. Giro da questa parte, se no è troppo bianco. Questo già l'avete visto, un ricordo di Ostuni, di un viaggio, uno dei tanti viaggi che abbiamo fatto. Questo mi sa che è stato il penultimo viaggio a Ostuni dell'estate 2018. E poi questo qui invece di Lussemburgo, rappresenta Lussemburgo. Dove è scritto Lussemburgo? Qui. Lussemburgo. Ecco qua. Quindi 2 cose che mi rappresentano, una la Puglia e l'altra il Lussemburgo. Qua dentro invece ho gli utensili che io utilizzo più spesso, quindi l'ho messo in questo grande tazzone, diciamo così, bianco, lo stesso colore della cucina, con questo bordino celestino, un celeste sempre molto chiaro, è lo stesso celeste tra l'altro di quelle 2 ceste che vi ho fatto vedere all'inizio. Una cosa che mi piace tantissimo di questa cucina è che ci sono varie prese, guardate, qui ce ne sono 2, altre 2 qui, quindi è veramente praticissima, comodissima, e mi piace perché appunto posso accendere il mixer e varie cose. Mi metto da questa parte così vi faccio vedere. Allora, siamo partiti da quella parte, il mobiletto, inizio della cucina. Ecco, metto ancora più dietro forse, ecco, dietro Savano, e così, il forno, e poi sopra, che cosa ci ho messo sopra? Guardate che cosa ho messo sopra, ho messo delle altre piante, prima vi ho fatto vedere la prima a destra, poi al centro ce n'è un'altra, sono delle piante semigrasse, e devo dire che sono contenta perché sono veramente in un ottimo stato, perché si vede proprio che sono delle piante che stanno benissimo. Lì in fondo ci ho messo un vaso grandissimo, un grande porta biscotti, e poi c'è un'altra pianta qui che scende, vedete come sta scendendo, come sta crescendo. Prima era piccolissima, l'abbiamo ricevuta da uno dei tanti regali che abbiamo avuto da un nostro amico, era piccolissima, sta crescendo veramente tanto tanto tanto, e mi fa molto piacere anche perché mi piacciono tanto le piante così che cadono, pendenti, no? È bello, sarebbe bello proprio coprirlo tutto quasi il frigorifero, questo lato qui, con questa pianta che cresce in continuazione. Poi ecco qua, qui finisce la cucina, ma ritorniamo, ecco, con questo mobile qui, ma ritorniamo dove mi sono soffermata prima, qui, con questo porta appunto utensili da cucina. Poi che cosa c'è? C'è il lavandino, sotto vedete quanti cassetti. Poi mi piace tantissimo anche la scelta di queste maniglie, perché sono veramente fine, sottili, mi piacciono veramente tanto tanto. Sono le stesse ovviamente sia sopra che sotto, e lì potete vedere il detersivo Palmolive che vi avevo già mostrato in uno dei miei acquisti al DM, vedete? E poi qui c'è il sapone Balea
al limone, che io adoro, anche perché non sopporto, non mi piace quando le mani hanno l'odore di cipolla, l'aglio. Mi piace tanto cucinare, ma ci tengo anche che poi gli odori partino via subito subito, quindi quel sapone lo trovo veramente tanto tanto buono. E poi qui c'è la mia macchina del caffè, e qui fa anche cappuccino, ha delle capsule. Questa qui è una dolce gusto, ecco qui. E scendiamo da questa parte e troviamo cosa? Il frigorifero, eccolo qui, con sotto il congelatore. È veramente molto grande. Poi, siccome c'è la macchina del caffè, volevo mettere in effetti la macchina del caffè da questa parte. Allora, questa è la cucina che c'era, come vi ho fatto vedere, quando siamo venuti ad abitare. Però siccome c'era dello spazio qui vuoto, e siccome mi piace molto fare il tè, il cappuccino, mi piace quindi anche avere molte capsule, le bustine da tè, uno spazio proprio dedicato per mettere tutto ciò che serve per fare il cappuccino, un tè, appunto come ho appena detto, lo zucchero. Mi piace avere lo zucchero di canna, lo zucchero normale. E quindi cosa abbiamo messo? Questo mobile che già avevamo, ma sono indecisa appunto se spostare tutto quello che sta da questa parte vicino alla macchinetta o se spostare la macchinetta da questa parte. Però vi devo dire già che da questa parte, come potete vedere, ci sono queste due belle prese, dall'altra parte invece non ce ne sono proprio, e quindi ecco perché da questa parte abbiamo diviso insomma le due cose. Macchinetta, ciao, mi sa che devi stare lì, perché puoi spostare tutte le cose del caffè vicino. Lavandino non lo trovo tanto pratico, ma continuiamo qui. Quindi cosa ho qui? Questo, le bustine da tè, qui c'è lo zucchero, caffè, le varie capsule, altre capsule. E da questa parte, ecco, qui ci sono i saldi a Lussemburgo del 70%. Sono andata a Maison du Monde, ve l'avevo anche detto in una storia, e vedete che cosa ho comprato? Ho comprato questa bella scatola proprio fatta per mettere le bustine da tè. Dopo vi farò vedere, perché adesso con una mano non ci riesco, però facciamo così, ecco, proprio l'appoggio, ecco. Guardate come si apre e ho messo dentro le varie bustine, tè alla camomilla, rilassante, varie, e mi piace perché proprio così, proprio c'è il divisorio tra di loro, bella. A Maison du Monde c'era soltanto questo colore, ma mi piace, il colore è molto chiaro con questi particolari argentati, e tra l'altro appunto c'era il prezzo 70% di sconto, era veramente molto molto basso. Qui invece troviamo delle cose che avete già visto nelle stories. Questo l'ho acquistato a Natale, nel periodo natalizio, dove all'interno c'è lo zucchero di canna, è molto bello, mi piace tantissimo, è bianco con questo grigio molto molto chiaro. Il rosso non è il mio colore preferito, come già sapete, ma per il periodo natalizio dai, diciamo che va bene, lo accettiamo.
Invece qui tolgo questo qui così faccio vedere il particolare. C'è questo vassoio che mi ha regalato mia sorella, eccolo qui, lo adoro. Patisserie, lei è entrata in un negozio e ha detto, ha subito pensato a me e lo trovo veramente bello bello bello, così molto leggero. E all'interno ci sono, ecco, ci sono queste 3 scatole dove io ci ho messo ancora delle capsule. Poi qui che cosa ci sono? Qui sono delle farfalle fatte in uncinetto da mia zia, io le trovo veramente bellissime, mi sarebbe piaciuto essere capace di farle, ma ahimè no, non ci riesco, quindi fa piacere avere le sue. E come capita spesso a casa mia ci sono i profumi vari, il diffusore, questo qui è un altro profumo da accendere, ma è un profumo veramente fantastico. E qui ci ho messo l'unica, io non amo i fiori di plastica o in tessuto, questi qui sono così in tessuto, l'unica è rose, sono 2, e all'interno questo tocco di romanticismo di questi 2 cuoricini, altrimenti c'è insomma questo dettaglio di questo vaso che mi piace veramente tanto perché è semplice però nello stesso tempo è particolare grazie alle sue forme. Qui un quadro molto semplice ma lo trovo molto bello per i dettagli, Om, cuore, adoro i colori di questo quadro, belli belli belli, ci sono, è praticamente un riassunto dei miei colori preferiti. Ma all'interno della mia cucina cosa c'è? C'è una bella isola. Io l'adoro, ho sempre desiderato avere l'isola, finalmente ce l'ho. Questa neanche non l'abbiamo trovata quando siamo arrivati, ma sono riuscita a trovare, guardate un po', proprio l'isola che riprende i 2 colori, sono gli stessi colori, esattamente lo stesso colore della cucina, questo e questo, questo e questo, è perfettamente uguale. In questo sono stata veramente molto ma molto fortunata. Una tortina che ci sta sempre molto bene, il cappuccino che mi avete visto prima nelle mani, e qui c'è un'orchidea bianca. Io l'adoro anche in versione bianca, l'orchidea la trovo veramente molto ma molto elegante, ma rido perché vi faccio vedere appunto il dettaglio. Queste sono le foglie, no? Questa è una foglia normale, ma guardate questa foglia, che cos'ha questa foglia poverina? È stata mangiucchiata, vedete, ci sono tutti i dentini di chi? Di Noella, perché prima la pianta, questa orchidea, l'avevo in un posto molto molto basso e lei riusciva è arrivata insomma senza nessuna difficoltà e zacte piano piano se l'ha mangiucchiata. Adesso ovviamente è qui, così è protetta. Un altro acquisto che ho fatto a Maison du Monde, io l'adoro proprio quel negozio, come avevo detto l'altra volta, anche questo tavolo l'ho acquistato da Maison du Monde,
fantastico. Vi ho lasciato qui il prezzo ancora attaccato per farvi vedere. No, il prezzo normale è di 2,70 euro, c'era il 70%, quindi pensate un po' che cosa, quanto mi sia costato. Che cos'è? È alla fine una lavagnetta dove è possibile scrivere con il pennelletto, con il pennello, scusatemi. Qui c'è scritto reset, quindi ricette, e non l'ho ancora utilizzato perché l'ho comprato proprio l'altra settimana, quindi Brasserie è bello per scrivere le ricette, anche perché avete visto che ho fatto anche dei video con le ricette, quindi anziché scrivere a mano lì sul foglio è bello metterlo anche là. Tra l'altro è comunque anche in metallico, si possono anche attaccare delle cose. Non vi ho fatto vedere i due sgabelli anche non erano lì, e questi sono comodissimi, lo sposto così ve lo faccio vedere meglio, e sono come delle piccole poltroncine fantastiche, morbidose, nero. Perché nero? Perché in questa cucina, in questo open space è tutto molto chiaro, e quindi ho pensato di staccare un po' con due sgabelli neri. Qui c'è la parte dove si appoggiano i piedi volendo, ecco qui l'altro sgabello, comodissimi veramente. E spesso noi mangiamo qui sull'isola. Sinceramente, se non abbiamo invitati, io preferisco più mangiare qui perché è molto più vicino la cucina, e l'adoro perché cucino e poi le cose le appoggio direttamente qua sull'isola. Comodo, pratico. Allora, con questo ho finito, vi ho fatto vedere quindi anche la mia cucina. Sono stata veramente molto contenta di avervi fatto vedere anche la mia cucina. Se avete dei consigli scrivetemi pure, risponderò. Avete visto, mi piace molto rispondere alle vostre domande, mi piace, sono curiosa di sapere che cosa qual è il vostro pensiero. Questa è la cucina e io vi saluto così, va bene? Vi saluto, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e magari un bel pollice all'insù, va bene? Vi ringrazio, ciao, al prossimo video!